Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi andiamo a fare un altro pezzo del quinto quarto del manzo, ovvero la coda, cucinandola a bassa temperatura e facendo un piatto veramente gourmet. Andiamo ai fornelli. Per realizzarla ci servirà carota, sedano, cipolla, aglio, sale, pepe, olio extravergine, mi raccomando quello buono, questo è di casa ed è fantastico, pelati, vino rosso, rosmarino e ovviamente la coda. Il primo passaggio che facciamo è ai fornelli. Li mettiamo su una padella su tè abbastanza capiente e accendiamo il gas. Quando la padella è abbastanza calda, gli aggiungiamo l'olio e poi cominciamo a buttare giù la coda e la facciamo rosolare bene bene. Controlliamo che sia segnata. Bene, la giriamo. Questa procedura non mi serve per cuocerla, mi serve solo per bloccare la cottura nelle estremità. Quindi gli aggiungiamo un pochettino di sale, poco, non tanto, e un po' di pepe. Controlliamo se anche l'altro lato è fatto. Ok, appoggiamo nel piatto e andiamo a segnare anche gli altri pezzi. Vediamo, controlliamo anche questi, sono a posto. Aggiungiamo il sale e un po' di pepe. Gli riaggiungiamo anche gli altri pezzi segnati precedentemente e bagniamo tutto col vino rosso. Facciamo insaporire bene col vino rosso fino a quando non è evaporato quasi completamente. Adesso ci saranno tanti romani che dicono no, la coda non si fa così, no? Ma questa è la mia versione, non è la coda alla vaccinara, è la mia versione che la voglio fare per condividere con gli amici, per mangiarla con gli amici. Un mio amico me l'ha chiesto di provare a fare la coda di manzo, io gliel'ho proposto, ho detto sì dai, te la faccio con la cottura a bassa temperatura. E ho detto e perché no, dai proviamo. E allora questa è la mia versione. Cari amici romani, io non vi voglio fregare la vostra ricetta della coda alla vaccinara, rimarrà sempre vostra, la migliore, la più buona, ma questa è la mia versione, che sicuramente sono sicuro che con la cottura a bassa temperatura viene qualcosa di speciale. Beh, io direi che la possiamo togliere e la appoggiamo nel piatto, facciamo ristringere bene il sugo, così evapora anche tutto il vino. A questo punto lo togliamo e lo versiamo qua nel piatto con la coda. Nella stessa padella, senza aggiunta di olio, senza nient'altro, andiamo a versare la mirepoix con l'aglio e il rosmarino e la facciamo appassire. Facciamo appassire continuando a girare perché non si deve assolutamente bruciare, deve raccogliere tutto quello che la coda ha lasciato sotto nella padella. Quindi giriamo di continuo. Quando la mirepoix si è appassita andiamo a versare i pelati, mescoliamo, far incorporare tutto assieme, gli aggiungiamo un po' di sale, non tanto, che facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo, e un po' di pepe. Giriamo, aspettiamo che si scaldi il pomodoro, non lo dobbiamo cuocere, si deve solo insaporire con la mirepoix. Una volta che inizia a sobbollire lo spegniamo e mettiamo tutto assieme. Lasciamo tutto qua nel piatto e aspettiamo che si raffreddi prima di metterle nei sacchetti sottovuoto e procedere con la cottura. Si sono raffreddati completamente, è giunto quindi il momento di andare a mettere sottovuoto e in cottura. Vado a accendere il runner, 74 gradi per 12 ore. Apriamo e nel frattempo li mettiamo sottovuoto.
sacchetti, mi raccomando sempre girati per non compromettere la sigillatura corretta, e andiamo a dividere la coda. Cerchiamo di dividerlo in parti uguali nei due sacchetti. Il rosmarino lo tolgo perché andrebbe a fare molto più sapore in un sacchetto piuttosto che in un altro. L'aglio idem lo tolgo per lo stesso motivo. Poi aiutandomi con una pentola li vado a tenere in verticale in modo da poter mettere il sugo dentro. E anche questo cerco di dividerlo in parti uguali. Controlliamo che il sacchetto attorno non sia sporco e andiamo a sottovuotarlo. Ora, per sottovuotarlo, visto che ci sono i liquidi, dobbiamo stare molto attenti e controllare se occorre la sgasatura. Vediamo sul sacchetto in questo modo. Stendiamo bene la coda, mettiamo giù la linguetta e facciamo partire. Pronti a schiacciare stop se il liquido dovesse venire troppo su. Non finiamo il sottovuoto, non lo salviamo e possiamo ricominciare da capo. Vedete che sta salendo. Pronti, guardiamo i secondi, ne mancano 14 secondi prima della chiusura. Forse riusciamo a non dare la sgasatura perché è sufficiente, non viene su il liquido. Ok, ho fatto finire di sottovuotare completamente senza dover schiacciare stop. Come sempre tiriamo su e controlliamo la corretta sigillatura. Perfetto, uno è fatto. Stesso procedimento per l'altro, anche per questo non c'è stato bisogno della sgasatura. E ora non ci resta che attendere che il runner arrivi a temperatura 42,8, nel giro di 8-10 minuti al massimo è arrivato a temperatura e possiamo immergere e iniziare la cottura. Arrivate a temperatura, immergiamo e ci vediamo tra 12 ore. Quasi giunto al termine della cottura. Prepariamo la solita acqua con soluzione di sale e ghiaccio e pronti per tirare fuori e mettere a raffreddare immediatamente. Ecco qua. Aggiungiamo il ghiaccio. Far raffreddare il più in fretta possibile e poi andare a rigenerare quando ci occorrerà. Siamo pronti per la sera dell'assaggio. A questo punto dobbiamo andare a rigenerare la coda. Per rigenerare la coda bisogna metterla a una temperatura o simile o più bassa di quella di cottura. Quindi gli vado a mettere 74 gradi in modo che me la ritrovo bella calda subito. E possiamo, visto che sono le 2 del pomeriggio e ci serve per questa sera, gli lascio 4 ore. Come sempre dobbiamo aspettare il preriscaldamento, mai mettere gli ingredienti prima che il runner abbia raggiunto la temperatura, in quanto ci potrebbe essere la proliferazione batterica. Solo quando arriva a temperatura immergiamo tutto. E abbiamo la rigenerazione. È giunta l'ora di terminare il piatto. Comincio col preparare le cose che vanno di accompagnamento. Faccio dei crostini di pane, taglio delle fettine di pane pugliese leggermente più spesse,
le appoggio qua nel piatto aspettando che la padella sia calda per andare a segnarle. Prendo il sedano, queste qua che sono un po' mosce le metto un po' nell'acqua fredda per riprendersi un po', mentre questo sedano qua lo vado a tagliare a pezzettini non troppo grossi. E lo tengo qua nella ciotola a parte. La padella comincia a essere calda, alziamo un po' di temperatura e andiamo a segnare il pane. Lo doriamo bene, deve essere croccante ma allo stesso tempo morbido dentro. E una volta che è dorato così lo togliamo, lo mettiamo qua da una parte, mettiamo sui restanti e con l'aglio andiamo a insaporirlo sia da un lato che dall'altro. Una volta terminato di mettere l'aglio, un filo d'olio e li lasciamo qua da una parte pronti a finire il piatto. Ora che abbiamo tutto pronto andiamo a aprire i sacchetti della coda. Verso tutto nella pentola, tiro via la coda e la metto nel piatto di coccio, tengo da una parte per un attimo, la salsa la metto nel bicchiere del blender e frullo tutto. La salsa è pronta. L'assaggio di sale. È leggermente indietro di sale, quindi lo vado ad aggiungere. Riassaggio. Bene. Secondo me è della giusta cremosità e va bene così. Se la volete leggermente più densa potete aggiungere la maizena. Vado a terminare il piatto, verso la salsina nella coda, la vado a finire con il sedano tagliato fresco che dà quella croccantezza al piatto, qualche fogliolina di sedano fresco lo stesso per spezzare un po' il rosso della salsa, un po' di timo, i crostini e un filo d'olio. Ed ecco qua il piatto pronto per andare all'assaggio. Ecco qua. Grazie. Prego. La coda come richiesta. A bassa temperatura. Andrea l'ha mangiata con le mani? Sì, ascolta. Tu vuoi usare? No. Ora la facciamo raffreddare un po'. Beh, dopo li diamo con le mani. Adesso lo puliamo con le mani. Vado? Buono? Sì, manca ancora un po' di sale. Ah? No? Ti va bene? Ti piace? Sì, sì. Ti soddisfa? Molto. Bene, Buono. buon brindisi. Cin cin. Cin cin. Piatti chiari e amicizia lunga. Al prossimo video.